Partiamo. Lo scopo di questo talk è scoprire, è capire come poter deployare le schede perforate o punch card in modalità serverless utilizzando Cloud Run e GitHub Actions come CI/CD runtime. Quella che vedete sulla destra è una delle macchine IBM degli anni 50 che venivano utilizzate per leggere e scrivere le punch card, era il modo con cui si sviluppava codice praticamente. Quindi facciamo un breve salto nel passato, torniamo negli anni 50. Chi ha riconosciuto quest'uomo? Probabilmente quasi nessuno, ma in realtà è uno dei pionieri, dei personaggi più importanti dell'informatica moderna, che è John Backus, che ci ha lasciato nel 2007. Probabilmente chi ha fatto all'università paradigmi di programmazione o qualche esame legato allo studio dei linguaggi di programmazione si ricorda le grammatiche BNF. Comunque John Backus è stato un matematico, è un informatico pluripremiato e decorato. Tra le sue invenzioni più importanti, come dicevo prima, c'è la Backus-Naur Form. In realtà l'ISO si chiamava Backus Normal Form, potete trovarla in entrambe le modalità. Ed è una metasintassi, un formalismo che serve per definire le sintassi dei linguaggi. Ancora oggi è lo standard, ci sono delle estensioni, ma tutti i compilatori, praticamente chi scrive nuovi linguaggi sicuramente utilizza la Backus-Naur Form per poterlo definire. E chiaramente, parlando di Fortran, John Backus è stato il lead di un team all'interno di IBM negli anni 50 che ha sviluppato il primo linguaggio ad alto livello, il cui nome era Formula Translation, chiamato poi Fortran. Qualche fun fact su John Backus: lui prima di diventare un informatico matematico aveva provato la carriera da chimico, non era un grande studente, abbandonò il percorso di studi. Si arruolò nella US Army, non mi viene il nome in italiano, fece la carriera militare e lì fece un training da medico praticamente. In quel periodo gli venne diagnosticato un tumore alle ossa del cervello che era benigno, ma questo provocò poi l'asportazione di un pezzo di cranio e gli venne messa una placca di ferro che, siccome aveva una forma che non gli piaceva, lui praticamente se la fece togliere. Passò alcuni mesi con questo pezzo di testa scoperta, senza placca. Lui sviluppò una nuova placca che si fece poi installare, che poi è diventata negli anni anche quella uno standard per le protesi della testa. Dopo questa esperienza lui si spostò a New York e iniziò a lavorare per IBM, dove nel 1957 sviluppò lui iniziò come sviluppatore software praticamente. In quel periodo lui poi appunto propose, nel 1953 propose di farsi dare un budget per poter sviluppare insieme ad un suo team un nuovo linguaggio di programmazione che fosse un po' più facile da usare dell'assembly. C'era solo quello in quel momento. E il computer su cui sviluppavano, quello che vedete sulla sinistra, era l'IBM 704. Tra l'altro in questa foto sessismo totale, perché la donna lì a gestire le carte e l'uomo scienziato al lavoro, ma erano gli anni 50. All'inizio non venne preso con grande stupore il linguaggio. C'era grande scetticismo attorno al fatto che, secondo la comunità scientifica di quell'epoca, secondo i computer scientist, non era possibile sviluppare in modo efficiente in assembly partendo da un linguaggio a più alto livello. Non esisteva ancora il concetto di compilatore ed era uno degli elementi chiave del Fortran. Però le prove poi dimostrarono che il codice generato, i programming statement generati da Fortran erano 20 volte almeno sempre più efficienti rispetto a scrivere l'assembly a mano. Tra l'altro mancavano tutta una serie di costrutti tipo l'if, non c'era il concetto di if all'epoca. Venne introdotto ad alto livello da Fortran. Nel 79 infatti John Backus disse che l'idea, la spinta per sviluppare questo linguaggio era dovuta dal fatto che lui era di base molto pigro, non amava scrivere i programmi, quindi
diciamo, questa sua pigrizia fece sì che si impegnò tanto a cercare un nuovo modo per scrivere programmi, e questo impegno generò poi BNF e Fortran. La prima release di Fortran, come vedete qui, per IBM 704, quindi parliamo del 56, supportava questi statement. Alcuni li ricordate magari da Basic, che si ispirò tantissimo da Fortran, altri sono cose che probabilmente utilizziamo ancora oggi, almeno concettualmente, ma soprattutto l'if statement è stata una delle più grandi innovazioni del linguaggio. Fortran ha avuto una evoluzione che è partita da quegli anni e non si è mai fermata, tant'è che oggi ancora esiste una versione, la versione 2008. Negli anni le versioni, come vedete, sono partite dalla Fortran 1 nel 57, 2, e dal 66 in avanti il linguaggio ha il suffisso dell'anno in cui è stato rilasciato, quindi 66, 77, 90. Tra 90 e 2008 ci sono altre 2 versioni, ma per esigenze di slide le ho eliminate, ed oggi la versione più aggiornata di Fortran è Fortran 2008. Bene, quindi all'epoca non c'erano né monitor né hard disk, c'erano praticamente delle macchine da scrivere. I programmi venivano scritti su questi pezzi di carta, che noi chiamiamo schede perforate, in inglese sono punch card o punched card. Praticamente l'obiettivo di questa carta è che ogni buco rappresenta praticamente un'informazione digitale elaborata dalla macchina che va a rappresentare poi una riga di codice. Quindi erano n carte per quante linee di codice il nostro programma aveva bisogno. Quello che vedete qui è il corpo della carta. Le carte erano di 80 colonne e qui torniamo alle famose 80 colonne che ancora oggi utilizziamo negli editor, nei terminali. Derivano tutte dal fatto che le carte erano impostate così, tutti i terminali, fino ad oggi. 12 righe. La prima colonna rappresenta, se c'era la lettera C, era un commento. Questa era una delle altre innovazioni create da Fortran. Non c'era il concetto di commentare il codice. Probabilmente all'inizio non era così comodo perché comunque poi non c'era un monitor per leggere i commenti. Però potevi farti stampare delle carte, poi lo vediamo. I primi numeri rappresentano invece un numero di referenza dello statement. Se vi ricordate in Basic, tu puoi numerare praticamente le righe di codice, 100, 200, 300, e poi tramite quella numerazione con i goTo puoi spostarti da una parte all'altra. Il codice era scritto nella parte centrale, dalla colonna 7 alla 72, un singolo statement. Se lo statement era più lungo di 72 colonne, c'era il continuation code, quindi andava segnato in quel punto, e la carta dopo era il proseguimento dello statement precedente. Questo qui è il pezzo di codice che questa carta, se venisse passata adesso su un lettore di schede perforate, stamperebbe questo, quindi una C e un Hello World. E questo è il modo con cui C ed Hello World si scrive all'interno di questa carta. Quindi abbiamo il commento e qui abbiamo Hello World, e poi vediamo come si mappano le righe e le colonne rispetto all'Hello World. Qui invece vediamo una riga di codice che non è un commento, ma è proprio un pezzo di codice, quindi abbiamo numerato la linea di codice e qui stiamo dicendo di leggere 3 interi che sono nominati I1, I2, I3. C'era una convenzione di lettere precise, tra l'altro I ancora oggi si utilizza nei cicli for, proprio perché in Fortran gli interi potevano avere solo 7 o 8 tipi di lettere, tra cui la I, che era quella che veniva utilizzata praticamente sempre. Questa invece è la scheda di mapping, quindi come si fa a capire qual è la A, qual è la C e quali sono i caratteri speciali e quali sono i digits? Si fa in questo modo, praticamente. Nella parte alta si segna il tipo di carattere e qui vai poi a segnare il carattere che vuoi rappresentare utilizzando questa mappa. Quindi era praticamente tutto basato su questa convenzione. I programmi erano n numeri
di schede perforate che rappresentavano il programma, i commenti, eccetera. E queste qui non venivano poi passate a questo lettore di schede perforate che salvava il programma all'interno della macchina temporaneamente, e poi l'input e l'output da queste macchine lo potevi fare se avevi una typewriter con la typewriter, altrimenti l'input, quindi immaginandosi di dover fare una somma, l'input arrivava sempre da una scheda perforata e anche l'output poteva essere generato dalla macchina sempre sulla scheda perforata. Quindi vediamo una demo. Quindi quello che faremo è prenderemo un programma Fortran in Fortran 77, che è la versione più vecchia che oggi possiamo compilare tramite un compilatore della GNU che si chiama GFortran. Lo compileremo, lo vedremo funzionare, lo trasformeremo in un API che potremo invocare da un web server e poi lo deployeremo in cloud. Questo qui chiaramente è un gioco, non svilupperemo in Fortran, ma magari anche in Fortran 2008 se qualcuno poi si appassiona, ma il concetto è che dagli anni 50 ad oggi, con l'introduzione di Unix e dei formalismi, ci sono cose che ancora oggi utilizziamo che sono possibili modernizzare utilizzando le giuste tecniche. Ed è un po' il concetto del cloud native, dove è possibile prendere vecchia tecnologia e modernizzarla step by step. Non è detto che dobbiamo riscrivere tutto, e soprattutto c'è un filo conduttore che lega l'inizio dell'informatica che conosciamo ad oggi, per l'appunto. Supponiamo di aver avviato un nuovo progetto con un cliente, una banca che ha, oppure un centro di ricerca dove viene utilizzato di più Fortran per calcolo numerico, e hanno un'esigenza principale, che è quella di portare vecchi applicativi in cloud per poi magari riscriverli o semplicemente farli consumare ad altri servizi. Quindi ci forniscono questi due programmi in Fortran, complicatissimo, uno che permette di fare la somma e un altro che permette di calcolare l'area del triangolo usando la forma di Herone. Quindi come vedete, se vi ricordate la punch card di prima, la prima colonna erano i commenti, in questo caso non abbiamo nessun commento, poi abbiamo le prime 5 colonne, 4 colonne che rappresentano la numerazione, abbiamo il punto in cui la continuation statement, che è questo, che va a definire un unico statement, quindi questo qui in una punch card sarebbero state 2 carte, e basta. Questo qui è un singolo statement che è un if, infatti finisce con lungo tu, e tutto finisce chiaramente ad 80 colonne. Idem per l'area del triangolo. Quindi supponiamo di aver preso queste carte, averle passate in un qualcosa che ce le trasforma in automatico, oppure ce le siamo riscritte noi. A questo punto proviamo innanzitutto a compilarlo. Questo codice arriva dagli anni 70 e gira ancora su dei mainframe. Proviamo a compilarlo. Togliamo già le compilazioni. Triangle, ok. Abbiamo GFortran che è già installato in questo container. Sappiamo che GFortran è capace di capire da solo la versione di Fortran che deve compilare. Quindi diciamo che voglio compilare la somma, questo è l'oggetto di output che voglio e gli passo il binario. Abbiamo compilato un'applicazione che gira negli anni 70 con le schede perforate. Quindi lo lancio. Non vedo nulla perché adesso il programma si sta aspettando un output. Chiaramente il compilatore di oggi è intelligente abbastanza da riconvertire l'input che negli anni 60, 70, addirittura anche negli anni 80 si dava in pasto alla macchina usando un typewriter oppure schede perforate, oggi è capace di leggere lo standard in. Quindi gli passo con virgola, che è la convenzione, i miei 3 input, e questo qui è il risultato del programma. Quindi praticamente stiamo formattando il risultato e mi dice che la somma di 2, 2, 2 è 6. Proviamo a compilare adesso il triangolo. Gli diciamo che vogliamo questo binario, perfetto, compilato. La formula di Herone si aspetta i 3 lati del triangolo, 2, 2, 2, ci dice che l'area è 1.73 square units. Il concetto del programma qui è lo stesso. Qui abbiamo la particolarità, vabbè, non abbiamo commenti, abbiamo il continuation code in questa colonna che fa andare a capo lo statement, quindi queste sarebbero state 2 carte.
Ecco, come dicevo prima, tutte le variabili iniziano con I, J, K, L, M o N. Non c'è nessun'altra possibilità di chiamare variabili in un altro modo. Ed è per questo che oggi nei cicli for, nello standard, c'è la I, perché era la prima variabile di Fortran. Ok, quindi adesso che sappiamo che possiamo compilare questo programma, vogliamo provare a trasformarlo in un servizio web, per trasformarlo poi in una REST API, per poi deployarlo in cloud serverless. Quindi quello che facciamo è utilizzare un programma che si chiama FCGI Wrap, che installiamo nel Docker Container, che è una roba che si integra con Nginx. I CGI sono praticamente un modo, nel passato, negli anni 90, PHP è nato come un CGI script che è una Common Gateway Interface, che permette praticamente di integrare un qualsiasi tipo di binario, può essere uno shell script, ma anche PHP, qualsiasi roba, che genera un output, di poterlo integrare all'interno di un web server. Fondamentalmente quello che si occupano di fare questi wrapper CGI è di capire gli HTTP header in ingresso, invocare il tuo binario, prendere l'output e rimpacchettarlo con tutti gli HTTP header che servono. Quindi è perfetto per il nostro scenario, perché noi sappiamo che il binario si aspetta della roba, in input è interattivo, quindi per togliere l'interattività, se io gli passo, e questo qui è semplicemente Unix, passo in echo lo standard in e chiamo il programma, ecco qua, come vedete funziona allo stesso modo. Questo qui è semplicemente Unix, quindi so che nonostante questo programma sia interattivo e si aspetti un'interazione, se io gli sparo con una pipe lo standard in, per lui è uno standard, è un input interattivo, quindi in teoria io potrei da web chiamare questa roba, convertire questi argomenti li potrei prendere ad esempio dalle variabili get, passare allo script, prendermi l'output e ritornare il risultato. Ed è quello che facciamo. Non abbiamo bisogno di nessun altro linguaggio, abbiamo il FCGI wrap e utilizziamo due script shell molto semplici, che sono Area e SAM. Questi qui sono le nostre due API fondamentalmente, sono quelle che il nostro web server invocherà. Entrambe includono l'Ibs Common. Dentro l'Ibs Common vediamo cosa succede. Quello che succede è che diciamo che questo script torna un content type di tipo JSON, perché vogliamo tornare a un API. Qui facciamo l'estrazione della query string. Quindi il CGI ci darà come variabili di ambiente all'interno dello script una variabile che si chiama query string, e noi parsando questa andiamo praticamente ad estrarre i parametri get, che è più o meno quello che farà alla fine il PHP in FCGI, PHP FPM, che è praticamente un CGI che fa questa roba prima di consegnarti i parametri in ingresso. Quindi noi sappiamo che questo FCGI ed è lo standard, questo qui è lo standard CGI, e tu hai una roba query string dove ci sono i parametri, ci sono anche le post. Però noi parsando questa roba abbiamo i nostri argomenti praticamente da passare alla nostra API. Quindi dichiariamo le variabili, facciamo un po' di validazione, se A, B e C non ci sono torniamo un errore, un JSON error. JSON error è una banalissima variabile che ci torna un errore in JavaScript. Quindi a questo punto quello che facciamo è includiamo il common, sappiamo che l'inclusione del common ci ha creato tre variabili che sono i parametri get, A, B e C, faccio un eco di queste variabili su Fortran sum, se c'è un errore torna un errore, se non c'è un errore torna il risultato. Quindi ho praticamente convertito un binario Unix usando shell e CGI, che è uno standard degli anni 90, si usava in Perl in C. Ho praticamente creato un API, ma questo discorso lo potrei fare con qualsiasi binario che ho, ma anche uno shell script potrebbe diventare un API, un qualcosa che tu puoi attaccare al web server. Qui facciamo lo stesso discorso per l'area del triangolo e basta, ma il risultato sarà questo JSON di risposta, oppure un errore se andrà in errore per qualche ragione.
Quindi proviamo a testare queste API. Noi sappiamo che il container è attivo, sappiamo anche che se chiamo quindi il web server sulla porta 8080 sotto CGI Beam, perché gli script li chiamiamo lì e chiamiamo la somma, ovviamente non sta funzionando. No, eccolo qua, ci ha dato la somma e ci dice guarda attenzione c'è un errore perché non mancano gli operandi, quindi glieli passiamo, gli diciamo che A è uguale ad 1, che B è uguale a 2 e che C è uguale a 3. Perfetto, quindi abbiamo creato la nostra prima API Fortran. Ci dice che la somma è 6 e se facciamo lo stesso discorso per la somma, per il calcolo dell'area, non possiamo calcolarla, in realtà qua avrebbe dovuto tornare un errore perché un triangolo 1, 2, 3 non esiste, ma un triangolo 2, 2, 2 sicuramente sì, e ci dà un NaN perché 21, eccolo qua, e ci dice che l'area è 1.73. Perfetto, quindi siamo pronti per portare questa roba in cloud in modo che gli altri programmi del centro di ricerca per cui stiamo lavorando possano iniziare ad utilizzare le loro API Fortran senza aver modificato una riga del programma Fortran. L'abbiamo semplicemente ricompilato per Linux, l'abbiamo wrappato all'interno del CGI, che è uno standard, 4 righe, dove passiamo la query string, lo invochiamo passandogli come argomenti i parametri get, lo invochiamo e torniamo l'errore o il risultato. Quello che vedete qui è fondamentalmente quello che più o meno accade con PHP o con qualsiasi altro linguaggio quando lo attacchiamo ad un web server. C'è sempre il CGI di mezzo che è uno standard, non lo utilizziamo più direttamente perché ci sono sistemi più efficienti, ma di base loro internamente utilizzeranno lo standard CGI. Quindi adesso voglio deployarli in cloud, ma chiaramente non voglio che, siccome sono API stateless, non voglio pagare per delle macchine per running sempre. E in più il cliente utilizza anche Google Cloud, quindi su Google Cloud è perfetto perché c'è un servizio che si chiama Cloud Run. Cloud Run permette di avviare container utilizzando un paradigma serverless totalmente gestiti da Google. Quindi io creerò un container, lo pusherò sul registry e poi dirò a Cloud Run di eseguire quel container. Quando nessuno lo userà non pagherò nulla, quando ci saranno invocazioni pagherò per i secondi precisi che l'invocazione ha richiesto praticamente. E in più voglio rendere tutto questo processo automatico perché magari voglio fare una modifica a questo codice per renderlo più performante su certe robe o gestire casi non gestiti o semplicemente aggiungere nuove API, voglio farlo con una CI. Creo un progetto che si chiama Fortran API. Benissimo, lo facciamo public, non mettiamo in readme, ok. Quindi a questo punto abbiamo creato il repo, pushiamoci dentro il git, ok, chiamiamo GitHub. No, no, ovviamente no. Perfetto, quindi ho portato su GitHub la nostra applicazione comprensiva degli script, ma Actions va configurato. Quindi per configurare Actions esiste un repo di Google Cloud, eccolo qui, che sono degli esempi su come integrare, in questo caso, Cloud Run con le GitHub Actions. Quindi stiamo entrando nel futuro, preparatevi. Quindi senza saper né leggere né scrivere vado a prendermi questo file, Cloud Run YAML, e me lo porto all'interno del mio applicativo. Quindi so che GitHub si aspetta Actions, una directory .github workflows è dentro i file YAML, quindi creiamo la directory, dir-p, GitHub workflows. Qui dentro andiamo a creare il file, come lo chiama? Cloud Run, ok, cloud run.yaml. Copiamo il Cloud Run YAML, vediamo un po' la documentazione che dice, leggiamo la documentazione.
Che ci dice? Perfetto, con questo workflow tu puoi deployare un'applicazione Node con le GitHub Actions su Cloud Run. Perfetto. Su master deploya l'immagine sul Google Container Registry. Perfetto. Quindi dice copiati la roba dentro Cloud Run. Benissimo. Crea un Google Cloud Service Account che ho già fatto per esigenze di demo e gli ho applicato queste regole. Poi dice crea un JSON account key che ho già fatto per esigenze di demo e poi dice configura nel tuo repository secret queste due variabili, run project e run SA key. Che andiamo a fare? Quindi andiamo sui settings. Cloud Run espone le secret, appunto, che troviamo qui dentro. Secrets. Queste sono le secrets che Cloud Run supporta, quindi le creiamo come ci suggerisce. Facciamo così. Downloads, eccola qui, ce la copiamo. Questa qui è la nostra chiave, il famoso service account, che lo chiamiamo quindi SA. No, run SA key, run SA key. Ok, lo mettiamo qui, questo non serve, lo salviamo. Poi sappiamo che il progetto Run Project, il Google Cloud Project ID, il nostro progetto si chiama Spark Int Cloud Services, quindi mettiamo la chiave Spark Int Cloud Services. Perfetto, aggiungiamo secret. A questo punto abbiamo configurato tutto quello che serve a GitHub Actions per deployare su Cloud Run, ma questo YAML, che io sappia, ha bisogno di altre due modifiche che non sono spiegate malissimo nel coso, insomma, cambiare il region. Io voglio cambiarlo, voglio deployare su EU US One perché il nostro cliente è in Europa, non è negli Stati Uniti, e gli cambiamo il service name, lo chiamiamo Fortran API. Queste sono le uniche modifiche di cui abbiamo bisogno, credo, lo testiamo subito. Quindi a questo punto aggiungiamo GitHub, push GitHub, vediamo un po' che succede, vediamo se parte una action. No, non partono le action, come mai? Eccolo qua, no, è partito, perfetto. Fix YAML, quindi sta partendo e quindi vediamo che questo workflow prevede diversi passi. Il primo è quello di fare il setup, chiaramente. Starà facendo il clone. Ok, qui configura gcloud con le chiavi. Se questo step va a buon fine, farà la build e il push dell'immagine sul registry. Ok. Sta buildando l'immagine utilizzando gcloud build, che è un servizio che permette di buildare immagini Docker in cloud. Lo fa Google Cloud, non abbiamo bisogno di Docker. Gli passiamo il Docker file e il context fa lui. Ok, sta buildando, vabbè ci mette un po', però dovrebbe aver finito. Ok, quindi ha finito, ha provato a deployare, ma è andato in errore, perfetto. Perché? Devo modificare questo, è Europe US One. Questo lo posso togliere, YAML, perfetto, ok, cached. Ok, fix region, git push. Quindi ho preso dall'esempio di Google Cloud come configurare una pipeline semplice basata su Docker per deployare su Cloud Run, l'ho integrata, gli ho cambiato quelle due variabili che non sono documentate bene, ma sono abbastanza semplici da scoprire. Ho cambiato le variabili, ho commesso le chiavi e quindi in teoria tra poco avremo la nostra applicazione serverless, il nostro container deployato in cloud. Questa è un'altra cosa super interessante, perché noi possiamo avere tutti i benefici di serverless utilizzando qualsiasi tipo di linguaggio, cosa che non è possibile fare utilizzando le functions standard. Se usassi Google Cloud Functions o AWS Lambda o le Azure Function o quelle di Alibaba, sono comunque limitato a un set di runtime gestiti da loro. Mentre con i container chiaramente posso deployare tutto, compreso Fortran. C'è il problema di cold start
serverless è effettua prima di cold start, non c'è un modo per risolverlo. In realtà su Google con Cloud Run, basato su Knative, se io mi installassi Knative in locale potrei risolvere il cold start avendo sempre qualcosa running o tenendola sempre calda. Però di base in cloud il serverless è effettua il problema. Poi lo vediamo, facciamo una SIUR dopo averlo deployato e vediamo qual è il tempo di avvio. Quindi ha buildato, adesso sta deployando il servizio in cloud, la mia Fortran API su Europe OS 1, sta deployando il mio container. Quindi se faccio un refresh qui, ok, già vedo la mia Fortran API, non mi dà nessuna richiesta, la pipeline è finita. Quindi in teoria adesso la mia applicazione Fortran del 1977, che è diventato un web service che era partito da una punch card, è online. Ok, quindi prima di invocarlo, sappiamo che la nostra applicazione, ecco, una cosa figa di Cloud Run che ci dà già subito un HTTP endpoint in HTTPS. Poi posso attaccarci il mio custom domain, però proviamo con questo per adesso. È già usabile, quindi sappiamo la nostra applicazione risponde sotto CGI bin, magari vediamo quanto tempo ci mette, così vediamo anche il coso, proviamo la somma, quindi gli passiamo A uguale ad 1, B uguale ad 1 e C uguale ad 1. Stiamo invocando l'API, ci ha risposto, ha impiegato 1.45 secondi. Se la richiamo adesso siamo a 0.2, quindi questo è il cold start. Tra l'altro, vedete, è abbastanza aggressivo perché tra questa e questa sono passati 2 secondi e già me lo ha riscalato. Però la cosa figa è che a questo punto io ho scalabilità virtualmente infinita perché in base a delle regole che adesso sono standard, ma delle regole che io potrei definire, potrei chiedere a Cloud Run quando arrivano più di 100 richieste, se la CPU sale sotto un tot, di creare repliche. Siccome un servizio stateless, noi avremo n repliche gestite da Cloud Run nel nostro container e quando nessuno lo userà queste repliche andranno a zero. Abbiamo finito il viaggio dal 77, anzi dal 54 ad oggi. Abbiamo scoperto perché usiamo gli editor a 80 colonne, abbiamo scoperto perché chiamano le variabili i, abbiamo scoperto che if è stato inventato da John Bacchus, che John Bacchus è un pioniere che ha aiutato a creare le basi dell'informatica moderna. I compilatori ancora oggi, i linguaggi usano la forma BNF ed è possibile modernizzare qualsiasi tipo di workload, anche qualcosa è stato scritto nel 1950. Quindi come ho fatto a modernizzare la punch card? Ho utilizzato questo servizio che è una figata incredibile, dove posso chiedergli posso andare a chiedere che tipo di carta voglio, perché poi nel tempo ognuno aveva un po' un suo standard. Usiamo la carta Fortran. Quindi a questo punto io posso andare a scrivere ad esempio un commento, quindi metto una C, vado avanti. Però questa non è la carta Fortran, mi pare. Sì, la carta Fortran, ricominciamo da capo. Ok, perché non la vedo divisa. Ah no, eccola qua la divisione, perfetto. Quindi metto una C, ho sbagliato perché ho premuto tutto, quindi faccio release, la butto via, ne faccio un'altra, questa è la carta sbagliata, VC. Quindi partiamo, mettiamo una C, premo una tab e mi sposto, anche la tab arriva da qui perché serviva per spostare di più punti le carte, salto lo statement di continuità e qua ci scrivo, che ne so, ciao, Beppe, do un invio, quella è la mia carta, e qui abbiamo la copia della carta che avrei fatto se fosse 1950 per metterla nella macchina. Qui abbiamo messo un commento, ciao Beppe, e questa è la carta che io posso prendere e posso andarmi a mettere nel reader.
Quindi supponiamo di aver trovato in uno scatolone delle carte, io salvo questa carta qui, supponiamo di averla scannerizzata, ad esempio, quindi la vado a mettere qui dentro, gli do la carta appena scannerizzata, lui la legge e ci dice che il risultato di questo scan è C, ciao Beppe. Quindi così potremmo prendere questo mucchio di carte, passarle in un software, questo software che è open, e farci riscrivere il listato del codice, prenderlo, modernizzarlo e tutto quello che abbiamo fatto.